Salve a tutti. Allora, oggi vi propongo un esercizio. Più che un esercizio è un allenamento, cioè è un modo di sviluppare la capacità di immaginare molti accordi sotto la stessa nota. Cioè, che cosa significa? Significa che quando noi riarmonizziamo i pezzi, in genere si ragiona su meccanismi armonici. Cioè significa al posto del quinto mettiamo il 2-5, mettiamo il sapo, mettiamo il diminuito, guardate, è incredibile sempre, questi stanno sopra la piazzetta a aspettare che io parta e non c'è niente da fare. Comunque, stavo dicendo, facciamo questo lavoro in genere pensando ai meccanismi armonici, invece c'è di fatto un modo alternativo, cioè quello di ragionare in termini sonori. Ora magari questa cosa potrà spaventare qualcuno, dice allora però se non c'è la regola c'è l'orecchio, ti fidi, senti, provi, però le possibilità da provare te li dà la testa, cioè il calcolo, vedere cosa posso mettere. Quindi che cosa facciamo? Sotto una nota proviamo a mettere, vedere quanti accordi possiamo mettere sotto una nota. Chiaramente non riuscirò a dirli tutti, però insomma cerco di farvi capire il meccanismo. Mi raccomando, prima di cominciare, sempre la stessa procedura, spippolate, iscriviti, fa bene a voi che ricevete le notifiche, fa bene al canale che cresce, quindi fa bene a tutti, fatelo e partiamo. Quindi, stavo dicendo, che cosa facciamo? Prendiamo una nota, il mitico Do. Scusate, controllo sempre perché qua registra tutto, sì, tutto a posto, ok. Do. E sotto questo Do che cosa facciamo? Mettiamo tutti accordi con bassi che scendono, motorman che secondo me va a trovare il meccanico, cromaticamente, e vediamo quanti tipi di accordi possiamo mettere e cerchiamo di creare chiaramente anche una procedura che abbia una logica, ok? Quindi il primo basso che mettiamo ovviamente è Do e poi scendiamo. Allora Do, ovviamente se Do sotto a un Do metto un Do, questo Do che metto sarà la prima, la tonica, la fondamentale, come la volete chiamare, e quindi mi dà una serie di possibilità. Per esempio, partiamo dall'ovvio, Do maggiore. Ovviamente, essendo la tonica, non ne parliamo proprio, qua ci sta tutto l'infinito, tutti gli accordi possibili, ma tutti, quelli possiamo mettere Do maggiore, Do minore, Do sesta, Do sus, Do diminuito, Do sus non ha bemolle, che ne so, qualsiasi cosa, ok? Qui noi scegliamo la soluzione più, economica e partiamo da un bel Do maggiore. Ora, se io vado a Si, a questo punto questo Do sarà una nona bemolle, quindi nona bemolle mi dà l'idea principalmente di un accordo di settima alterato, perché come sapete, se non lo sapete andatevi a vedere i video, la nona bemolle, l'estensione naturale di tutti gli accordi, quelli famosi a estensione fissa, è la nona naturale, quindi quando cambio la nona e l'altro in genere può significare, dovrebbe derivare un accordo di settima alterata. Quindi alla prima cosa che faccio metto Si, Do, terza e settima bemolle, per i filosofi settima minore. Dovrò fare un video su questo, ho fatto gli intervalli. Quindi stavo dicendo terza e settima e poi ci metto una tredicesima bemolle, ci provo, che non è male, però siccome tredicesima naturale, figo, già sento il fatto brasiliano. Vado a Si bemolle, questa è la nona naturale, quindi Do di Si bemolle è la nona naturale, quindi chiaramente 8000 accordi, maggiore, minore, sus, tutti quelli, tranne i settima alterata ovviamente, quindi maggiore, minore, sus, settima, nona 13, eccetera, 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 eccetera. Io questo nona 3, sus, ce l'hanno fatto. Troppo dolce dopo il dolce, io ci metto forse un settima, nona 13, potabile.
e qua ci sta, e quindi questo ci sta. Do sulla, terza minore, mi è piaciuto terza minore, ho fatto il filosofo, terza minore, terza bemolle, ci sta, bello, un attimo di riposo. E a questo punto chiaramente viene la bemolle, quindi do, terza maggiore, qua ci riposiamo un attimo. Un grande la bemolle maggiore, sesta, nona, panna accompagnata. E poi quasi io me lo sento proprio, lo so, cioè chiaramente, scusate, se quando poi vado a sol, il do chiaramente è una quarta, undicesima, quindi sas sarebbe dopo. Però qua facciamo un'eccezione. Il prossimo video, se mi ricordo, perché mi dimentico, se mi ricordo lo faccio su questa cosa invece di prendere gli accordi con bassi diversi, che è una figata senza fine, quindi non mettere sotto agli accordi le toniche, le prime, ma mettere semplicemente un basso, quindi una delle note degli accordi, che è una figata veramente classicheggiante, un fatto super evocativo. Quindi qua faccio un'eccezione. Su questo sol non metto un accordo di sol, quindi il sol non sarà la tonica, ma sarà una quinta, e quindi ci metto un grande do maggiore super poppissimo, basso sol. Madonna mia, io lo amo sto accordo, che devo fare? Proprio lo amo, saranno 40 anni e lo continuo a amare, tipo mia moglie. A questo punto, siccome lo so, diciamo che fra poco arriva fa, lo sapete fa, insomma, la principessa, il quarto grado, una roba che esplode la gioia di vivere. A questo punto questo fa diesis metto una cosa che mi porta a fa, già lo penso, quindi un sub 5, lo sapete, fa diesis settima, nona, 13 con il do che è l'11ª più, quindi proprio la nota meglio che possiamo mettere, ho detto ma migliore, che possiamo mettere per andare su un sub 5, un accordo di settima non alterato, e quindi cioè la musica è come la droga, una droga self-made, cioè che non fa male, cioè tu metti un accordo e ti senti subito, mamma santa. Meraviglia. Qua a questo punto verrebbe il mi, cioè viene il mi, deve venire il mi, perché l'esercizio è proprio l'allenamento, è quello di trovare tutte le varie possibilità. E mi potremmo tranquillamente mettere un mi minore. Io ho un po', come devo dire, un'allergia a questo terzo grado minore, proprio veramente. Saranno gli anni del pop, non lo so, però io proprio lo sento, proprio un accordo che dice mannaggia, ci si mi persa un'occasione. Quindi anche qua io rafforzerei questo do basso mi, che proprio io, c'è una parola, per me questo è un accordo sacrale. Sentite com'è nobile, antico. Mi bemolle con la do che è la sesta, un bel mi bemolle sesta, spaziale, un grande re minore settima, e a questo punto un sub maggiore nota eccezione, un bel re bemolle maggiore, quindi il do sarà la settima. Ve lo rifaccio tutto, ve lo racconto e ve lo rifaccio. Do maggiore sesta, quindi do tonica, poi do nona bemolle di si, poi do nona di si bemolle settima, poi terza di la minore, terza bemolle di la minore, terza di la bemolle maggiore. Mi riferisco sempre al do e sto dicendo do che cos'è di ognuno di questi accordi. Do, tonica di do maggiore basso sol,
Do undicesima diesis di Fa diesis settima nona 13. Sentite questo proprio, è così, dici Maronna dammi questo Fa, e poi te lo dà. Poi Do tonica di Do maggiore basso Mi, Do sesta di Mi bemolle maggiore 13, in realtà si dovrebbe dire proprio comunque sesta. 13 perché c'è la settima, no? Quindi dovrebbe essere chiamata 13. Ma noi che ce ne importa, insomma, voglio dire, quella lei è, insomma, che complicare. Poi un Do settima bemolle di Re minore. Mamma mia santa. È un grande Do settima naturale, maggiore, come potete dire, di Re bemolle maggiore. Mettere Do su Do qua a questo punto sarebbe un po' una sofferenza, lo faccio per voi, Era poco? Ma ci voleva un po' quest'ultima eccezione sul Do. Qui. Concedetemi. Ok? Questo è chiaramente, è importante, è utile che voi vi vediate proprio quelli che ho fatto io, diciamo, per acquisire una varietà, una cosa, però è ancora più importante se voi trovate alternative, lavorate, cioè create, questo è uno. Due, chiaramente, ti metti un giorno e provi a fare questa cosa con la melodia di Do, ok? Perfetto. Il giorno dopo, 2 giorni dopo, una settimana dopo, un mese dopo, ti metti a lavorare invece con la melodia Re bemolle e vedi che stranamente, se ti allontani dalla tonalità, a volte per assurdo degli accordi suonano meglio in una tonalità e peggio in un'altra, allora magari là ci vuole il minore, là ci vuole, insomma, ascoltate. Questo è il concetto e questo è un allenamento micidiale perché sviluppate questa memoria, no? Di possibilità sonore, non frutto del ragionamento, il calcolo, aspetta, metto questo. No, però che a quel punto ci vuole, sai come quella, i cuochi, no? Ci vorrebbe una luce moscata. Ce la mettono, perché si immaginano, sentono le cose, ma perché me lo sento, proviamo, poi magari a volte veramente escono delle cacate, però molte volte se inizi a fare questo lavoro, ascoltare, immaginare, affidarti, viene, spesso vengono delle cose fighe. Io racconto sempre questa, l'ho già raccontata questa cosa, credo, in qualche video. Uno di pochissime persone italiani che io proprio annovero fra i miei maestri, che è Bruno Tommaso, arrangiatore, compositore, uomo strepitoso, oltre che ottimo bassista, con cui ho studiato arrangiamento svariate volte nella mia vita. E quando lui spiegava questa cosa di come armonizzare le melodie e voci, diceva sempre questa cosa. Lui scriveva allora ci sono per le posizioni lante dei brass, ci sono 5 modi, e scriveva per terze, per quarte, sovrapposizioni di diretto, poi a un certo punto metteva un punto interrogativo e diceva: questo punto interrogativo è quella intuizione fuori dagli schemi che vi capiterà e lo dovete sapere che esiste, la dovete cercare se vi suona e la dovete tranquillamente usare se suona bene, punto. Non è che la musica non è fatta dalle regole, le regole sono tratte da un'astrazione della musica, mi capite? Quindi le regole sono una parte, ma nella musica puoi fare roba impossibile, se no saremmo fermi al canto gregoriano, giusto? Questo è. Quindi, attenzione, ultima cosa che da un po' cerco di raccomandarvi: i video che io faccio sono divulgativi, cioè sicuramente vi danno molte informazioni, ma se volete veramente crescere velocemente con supporto, confronto, allora vi consiglio caldamente di iscrivervi ai corsi della nostra Accademia Online. Sono una figata, funzionano, i tempi sono veloci, l'utilizzo è semplicissimo, gli orari sono serali, quindi non avete problemi di lavoro.
è una figata, credetemi, non perché l'abbiamo fatta noi, veramente è una figata. Quindi vi consiglio, se volete crescere, avere un confronto continuo con le persone, di iscrivervi alla Valerio Silvestro Academy. Numero di telefono, scrivete, c'è il sito, c'è i moduli, è una roba facile, ok? Detto questo, vi saluto e vi auguro, come sempre, un grandissimo divertimento. Divertitevi, perché come disse il saggio, se vi divertite crescete sani. Ci vediamo al prossimo video.